Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video viaggeremo insieme al Salar de Uyuni. Questo sarà inoltre l'ultimo video dalla Bolivia e spero veramente che vi piaccia. Come ultima tappa del nostro viaggio in Bolivia abbiamo visitato Uyuni, città che si trova nel sud-ovest del paese e che deve il suo sviluppo soprattutto al turismo. La città in sé è molto semplice e non c'è molto da visitare, ma mi piace comunque cercare un soggetto, come può essere una chiesa, un edificio, un monumento o come in questo caso la torre dell'orologio, che contraddistingue la città, per disegnarlo sul mio quaderno ed avere un ricordo del luogo visitato. Il giorno seguente, finalmente, siamo partiti per un tour guidato di 2 giorni, dove ovviamente avremo visitato il Salar de Uyuni. Come prima tappa ci siamo fermati al cimitero dei treni. Uyuni, infatti, essendo situata al confine con il Cile, inizialmente fu un importante centro per il commercio della Bolivia con il Cile e il resto dell'America del Sud, grazie anche alla sua ferrovia che arrivava fino alle coste del Pacifico cilene, visto che la Bolivia non ha sbocchi sul mare. E questo posto, all'origine, fu utilizzato soprattutto come discarica per i vecchi treni ed oggi è stato ritrasformato in un luogo turistico, perfetto per scattare foto. Dopodiché siamo ripartiti e a poco abbiamo incominciato a vedere il bianco del Salar de Uyuni. Abbiamo fatto molte soste per ammirare il paesaggio e fare foto e io ho passato questo tempo per dipingere il paesaggio. Uno dei disegni che ho fatto è stato il paesaggio bianco con una pozza di acqua in primo piano che dava un po' di colore. Anche se sembra tutto totalmente bianco, se si sta attenti si possono scorgere molte sfumature tra il rosa, blu e il giallo. Per spiegarvi in breve che cos'è il Salar de Uyuni, si tratta della distesa di sale più vasta al mondo, occupando una superficie di circa 11.000 km² e i paesaggi sono assolutamente incredibili e surreali. In questa salina ci sono diversi punti che vengono visitati durante il tour, dove ci sono statue e monumenti creati con blocchi di sale. E c'è anche una riproduzione della torre dell'orologio che ho disegnato, costruita totalmente in sale. E ovviamente non possono mancare le famose foto in prospettiva.
La sera ci siamo recati in un punto del Salar dove ci sono delle pozze di acqua che riflettono la luce del tramonto come uno specchio, una meraviglia unica e indimenticabile. La notte poi l'abbiamo passata in un hotel costruito totalmente in sale, fatto da blocchi che vengono estratti direttamente dal Salar. I letti, le sedie, i tavoli, i muri, tutto era di sale. Il secondo giorno abbiamo visitato una zona montuosa della Bolivia e i paesaggi di alta quota hanno sempre un loro fascino unico, secondo me. Il primo disegno della giornata è stata una piccola casetta abbandonata costruita totalmente in pietra, in mezzo alla natura. Sembrava quasi un paesaggio di una fiaba per bambini. Questo secondo giorno abbiamo visitato molte più cose e guidato per lunghe distanze. Abbiamo visto piccoli villaggi abbandonati, paesaggi mozzafiato, cactus bizzarri, lagune e tantissimi alpaca. Diciamo che ad ogni sosta che facevamo avevo circa 20 minuti per dipingere e quindi ho cercato di rappresentare il paesaggio semplificandolo il più possibile. Qui ad esempio ho cercato di dipingere molto velocemente perché oltre al fatto che non avevo molto tempo ci trovavamo a quasi 4000 metri di altitudine e anche con il sole le temperature sono abbastanza basse e il vento forte rende molto difficile sia tenere fermo il quaderno sia controllare l'acqua sulle pagine. Abbiamo passato 2 giorni incredibili e indimenticabili, dove ho potuto visitare uno dei paesaggi più belli e unici della Bolivia, se non di tutta l'America del Sud, e il secondo giorno abbiamo potuto scoprire qualcosa in più di questo meraviglioso paese. E penso che non c'era modo migliore di salutare la Bolivia. Grazie mille per aver guardato questo video e per seguire le mie avventure. Non dimenticare di mettere un like di supporto e io vi aspetto la prossima settimana con il video tour del mio quaderno sulla Bolivia.